Bentornati sul canale di Big Bro 83. Settimo episodio di Is Memories of Celceta, incentrato nel completare tutto il dungeon dell'Ancient Burrow, trovando nuovi forzieri e sconfiggendo nuovi mob. Avendo ora in party Karna, abbattere i mostri volanti risulterà molto più semplice, essendo loro deboli agli attacchi pierce della bella cacciatrice. Nella prima zona dell'Ancient Burrow sono presenti un Harvest ed un forziere, contenente l'accessorio Warrior Seal 1, che velocizza, se indossato, il level up di un punto delle skill ogni volta che vengono usate. I principali pericoli del dungeon sono soprattutto gli status alterati che potremmo subire dai mob. Primo fra questi è il Paralyze del Just Raja, che è debole agli attacchi slash di Adol, che si incontra già nella prima zona. Oltre a questo saranno presenti 3 nuovi mob. Il Wesbinake, che può causare lo status Heavy, ossia pesantezza, che in sostanza rallenta i movimenti dei nostri PG, e che può droppare l'item Spider Web, che vi feci craftare nello scorso episodio per prendere gli accessori Swallow Amulet e il Wanderer's Clock. Oltre questi sono presenti i Pashiringa ed i Damaran, oltre al Blade citato nell'episodio scorso, che può causare lo status veleno ed è debole agli attacchi pierce di Karna. Giungendo nella seconda zona, percorrendo il sentiero obbligatorio verso nord, giungeremo nell'area successiva, che contiene un totale di un Harvest e 2 nuovi forzieri. Il primo di questi conterrà una semplice Honey Potion, mentre il secondo, chiuso a chiave e che dovremo switchare su Duren per aprirlo, contiene l'oggetto chiave Slate Fragment. Nella terza zona sono presenti 2 Harvest ed un forziere, contenente 1000 gold. Giunti circa a metà del terzo scenario, dovremo switchare su Karna ed utilizzarla per abbattere i 2 alveari, in modo tale da proseguire con l'esplorazione. Proprio alla fine di quest'area sarà presente un altro mob, l'Egregge, debole all'attacco strike di Duren.
Nella quarta zona, contraddistinta da un monumento di color verde posto poco prima l'ingresso in una grotta, saranno presenti 2 harvest e 2 forzieri, anche se il secondo di questi non è attualmente raggiungibile, ma ci arriveremo tra poco. Ancora una volta dovremo utilizzare Karna per proseguire, in modo tale da creare un passaggio acquatico, abbattendo 2 dei 3 bersagli in bella vista. Il terzo bloccherà l'accesso allo scrigno in bella vista, facendo spawnare anche dei Blaybai, ma io lo abbatto ugualmente perché farmare in un JRPG non fa mai male. Per aprire il forziere basterà semplicemente cambiare schermata e quindi rientrare. Al suo interno troveremo l'accessorio Swallow Amulet, che previene dallo status pesantezza. Equipaggiate i vostri PG con tali accessori, perché il boss a seguire causerà tale status alterato. La boss fight è molto semplice, basterà utilizzare Karna ed abbatterlo attaccandolo continuamente dalla distanza, per poi finirlo con una vostra extra skill. Fate attenzione che nelle modalità più alte può anche spawnare i Blaybai. Abbattuto il gigantesco insetto, proseguite nell'area successiva per trovare un nuovo forziere contenente un artefatto, il Dwarf Bracelet, che farà diventare minuscoli i nostri PG, rendendoli molto più deboli, che ci consentirà in sostanza di entrare nei piccoli fori nelle pareti, consentendoci di esplorare nuove aree. Una volta indossato l'artefatto, proseguite nel breve tunnel, fino a ritornare nell'area che avevamo precedentemente visitato. Proseguite nel foro immediatamente alla vostra sinistra, per ritrovarvi in un altro tunnel che si dirama in 2 direzioni, ma voi proseguite verso nord, ricordandovi di stare molto attenti ai mob che possono causarvi un ingente danno anche se siete di un livello superiore a loro, dato lo status di piccolezza in cui vi trovate, ricordandovi di ottenere i materiali dai 2 harvest presenti. Nella nuova area togliete il Dwarf Bracelet e uccidete subito i mob, dopodiché
raccogliete i materiali dei 3 harvest presenti. Fatto ciò, innanzitutto dirigetevi nelle uscite poste a nord-est e a nord-ovest. Nell'uscita a nord-est sarà presente un solo harvest, mentre in quella a nord-ovest troveremo un altro forziere chiuso a chiave. Switchate quindi su Duren per aprirlo. Troverete un secondo Slate Fragment. Adesso non ci resta nient'altro da fare che andare nell'uscita a sud-est per giungere in un altro lungo tunnel che presenterà un forziere contenente una Bitter Potion ed un altro Harvest. Quando giungerete alla biforcazione dirigetevi innanzitutto verso sud-est, in basso a destra, per ritornare in quell'area dove c'era quel forziere che non potevamo raggiungere.
Utilizzate quindi Karma per abbattere l'ennesimo alveare ed aprire il forziere chiuso anch'esso a chiave. Troverete il terzo ed ultimo Slate Fragment. Ricordatevi di raccogliere i materiali dall'harvest presente in questa sezione dello scenario. Tornate quindi indietro e alla bifurcazione dirigetevi verso nord. In questa ultima area troveremo un altro monumento verde ed una porta chiusa. Per aprirla basterà utilizzare i 3 Slate Fragment trovati nei forzieri ed inserirli nei fori, nella posizione come sarà riportata a schermo. All'interno della stanza troveremo quell'uomo mascherato che aveva abbattuto Asad e che sta suonando un'arpa e la stessa melodia che era solito suonare Remnos. Per la boss fight equipaggiate gli accessori Thunder Beast Charm che proteggono dallo status paralisi. Il punto debole del boss è la testa, ma risulterà poco targettabile durante lo scontro, quindi concentratevi nell'attaccarlo sui lati, evitando i suoi possenti attacchi. Una volta che i suoi HP saranno scesi oltre la metà, comincerà a roteare su se stesso. Attivate immediatamente la modalità evasiva e schivate i suoi attacchi fino a quando il boss non si autostunnerà. In quell'esatto istante tornate nella modalità offensiva ed utilizzate la extra skill di Adol colpendo la sua testa, adesso vulnerabile, switchando contemporaneamente su Duren, continuando a bombardarlo fin quando non andrà giù.
Sconfitto il boss, nella caverna farà la sua comparsa un nuovo personaggio. You've served me well. After seeing the mask's power, I'd call this experiment a success. Who am I? I don't see why I should introduce myself to the likes of you. But I'm in such a wonderful mood today, I'll grant you your wish. I am Bami, a magician who controls people using the darkness in their own hearts. Bami è sostanzialmente un'incantatrice, avente l'abilità di controllare l'oscurità celata nel cuore delle persone. Ha avuto l'incarico di sperimentare queste maschere che, grazie alla sua magia, incrementano la potenza combattiva del possessore, annullandone però la volontà. L'uomo che ha sconfitto Azad è nient'altro che Remnos, che in base a ciò che afferma Bami ha delle doti innate per essere un guerriero, tant'è vero che la maschera ha incrementato a dismisura la sua potenza. Parole che scioccano Karna, da sempre convinta che il fratello minore fosse una persona debole. Dopo le rivelazioni, Bami e Remnos scompariranno. Don't! Tornando da Azad, ripresosi dalle ferite, confermerà ad Adol e Duren che suo figlio Remnos ha tenuto nascosta la sua potenza per non demoralizzare sua sorella maggiore, che dopo i fatti nell'Ancient Burrow ha lasciato il villaggio, oltre che al nostro party. Quando riotterremo il controllo di Adol, otterremo il trofeo Homecoming for Some per aver completato l'Ancient Burrow. Ed avendo percorso oltre 100 criminali, abbiamo anche sbloccato il trofeo Trails in the Mud. La nostra prossima destinazione sarà ora dirigerci verso la seconda zona, contrassegnata da una bandiera blu. Cosa ci troveremo? Dove si troverà Karna? Lo scopriremo nel prossimo episodio. Forse.
Se il video vi è piaciuto lasciate un like o un commento se volete, ma potete lasciarmi un insulto senza problemi, tanto non mi offendo. Un grosso abbraccio da Big Bro 83.